Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale, io sono Giuseppe e questo è Info Tutorial More. Oggi ho tra le mani due prodotti veramente molto interessanti di un brand americano che si chiama Imewin. Eccolo qui, ve lo metto qui. Imewin è un'azienda, appunto, come vi dicevo, americana, un'azienda giovane specializzata nell'attrezzatura tattica militare. Infatti produce in particolar modo puntatori laser, ottiche di precisione e adesso anche torce. Ovviamente il salto fra tattico militare all'outdoor è stato in un attimo, infatti queste attrezzature, oltre a essere attrezzature appunto tattiche, possono essere usate per la vita outdoor e campeggio. L'Imewin è presente spesso nelle fiere, come in quelle più importanti del mondo, come l'Iowa di Norimberga e la SHOT Show di Las Vegas, che è la più importante al mondo. Bene ragazzi, prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un bel mi piace a questo video e lasciatevi un bel commento giù per aiutare l'algoritmo di YouTube. È il miglior modo per sostenere il canale è andarmi a lasciare un bel commento. Bene ragazzi, oggi andremo a vedere perciò la EI4 design piatto e la ET4 design tondo. Nonostante il nome sia simile, le torce sono totalmente diverse. Bene ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo a spacchettarle e vedere come sono fatte. Bene ragazzi, ed eccoci qui con le nostre due torce della Imewin, questa azienda americana specializzata appunto in torce tattiche, puntamenti laser per armi e altro che riguarda sempre appunto le armi. In Italia ovviamente possono essere acquistate dagli amanti anche del soft air, oltre a quelli dell'outdoor e del campeggio. Bene, io direi di iniziare dalla EI4, che è quella con 3000 lumens, questa è quella più potente con 3500 lumens. Andiamo a vedere prima questa quindi e poi andiamo a vedere la ET4. Mettiamo da parte l'ET4. Allora, già qui nella scatola ci dice che ha 3000 lumens, 300 metri di gittata, resistente dalle cadute da 1 metro ed è IP54. All'interno troviamo il cavetto di ricarica, un laccio per il polso e la batteria integrata da 1700 mAh. Qui ci sono alcune specifiche. Bene, io già ho tirato fuori tutto così da velocizzare le cose. Qui abbiamo la nostra bella torcia e qui sul retro troviamo il manuale di istruzioni con all'interno la lingua italiana oltre alle altre lingue, il laccetto per il polso fatto ragazzi veramente bene, ve lo faccio vedere, guardate che carino, col suo moschettone fatto bene. E poi abbiamo il cavetto di ricarica che, contrariamente ad altri, questo qui non è Type-C, ma Type-C è di tipo A. Fatto anche questo comunque di ottima fattura, anche se comunque giustamente noi useremo sempre per praticità il caricabatterie del cellulare, però abbiamo sempre un cavetto da portare con noi. Bene, togliamo un attimo queste cose e concentriamoci appunto sulla nostra torcia. Quindi ragazzi, eccoci qui con la nostra torcia della Imewin, ve la faccio vedere in modo molto rapido. Abbiamo qui queste zigrinature che ne aumentano il grip, il logo qui Imewin. Qui abbiamo come sempre l'avvertenza che la testa scalda quando la mettiamo a luminosità più intense. Qui abbiamo dei piccoli tutorial su come sbloccare e bloccare la nostra torcia, una generosa clip. Qui ci dice appunto i dati della batteria, che abbiamo una batteria da 1700 mAh, il massimo ricarica e massima scarica, il pulsante di accensione e spegnimento, il pulsante rapido e qui da questa parte qui si trova la porta di ricarica USB Type-C. Quindi visto un po' vabbè, vi faccio vedere anche le lampade, sono due lampade, due LED. Bene, andiamo a vedere però adesso come funziona. Come vedete qui ci sono dei LED, dei piccoli LED indicatori, quindi se noi premiamo lei ci dice a quant'è la batteria con il verde, c'è scritto battery infatti. In questo caso come vedete è a 3 tacche, quindi vuol dire che è al 75%, perché una tacca è 25%, la seconda tacca è 50%, 75% come adesso
e quando si illumina anche l'altra DAC è al 100%. Da questa parte invece abbiamo l'output, cioè quando accendiamo la torcia, le varie modalità. Prima DAC è ultra bassa, seconda DAC è bassa, terza DAC è media e l'ultima DAC è alta. La turbo si attiva direttamente con il tasto rapido. Quindi adesso andiamo a vedere l'output, che è appunto le varie modalità di accensione della torcia. Quindi per andarla ad accendere premiamo più forte e si va ad accendere. Quindi il pulsante ha una corsa fino alla fine più forte, sentite il rumore, e si spegne e si accende, e poi ha la mezza corsa, premere un po' più dolcemente, diciamo. Premendo un po' più dolcemente si passa nelle varie modalità. In questo caso siamo, come avete visto, in ultra bassa. Adesso schiacciamo e andiamo in bassa, eccola qua, questa è la bassa. Premiamo, vedete la terza DAC, andiamo in media. Premiamo l'ultima DAC e siamo in alta. Dalla alta, premendo quello rapido, andiamo alla turbo. Stessa cosa possiamo fare anche dall'ultra bassa. Siamo nell'ultra bassa, teniamo premuto e andiamo direttamente alla turbo. Se spegniamo, teniamo premuto e andiamo sempre alla turbo. Questo rapido funziona sempre, ragazzi. Bene ragazzi, ma come vi dicevo, questa è anche la funzione strobo. In questo caso la funzione strobo si mette nel tasto programmabile, questo qui, quindi questo qua più raso. Adesso, come vedete, è in turbo. Per programmarlo teniamo schiacciato e contemporaneamente doppio clic su, lo possiamo fare anche con due dita, doppio clic con il pulsante di accensione e spegnimento. Ve lo faccio vedere subito. Teniamo premuto ed ecco qui che adesso la torcia è programmata con la strobo, guardate, ecco qui. Per ritornare di nuovo alla turbo, perché magari preferiamo avere pronta sempre la turbo, teniamo premuto ed ecco qui che adesso abbiamo la turbo, vedete? Quindi veramente molto semplice. Bene ragazzi, eccoci qui con il librettino di istruzioni. Qui abbiamo appunto i dati tecnici, c'è qualche traduzione fatta un po' così, infatti hanno sbagliato a scrivere basso, hanno scritto con 2A, però dico, alla fine si legge molto, è molto chiaro. Bene, ve lo metto in sovraimpressione e lo andiamo a leggere insieme. Quindi cominciamo dalla strobo. La strobo va a 3000 lumens, in questo caso non indica né durata né gittata né nulla, perché ovviamente stiamo parlando di strobo. Poi andiamo alla ultra bassa, che sono ben 15 lumen per una durata di 55 ore e 24 metri di gittata. Poi abbiamo la bassa, 65 lumen, 14 ore di durata e 50 metri di gittata. Poi abbiamo la modalità media, 200 lumen, 4 ore e 15 minuti e 90 metri di gittata. E la modalità alta, qui si sale a 1000 lumens, 1 ora e 30 minuti di durata e 180 metri di gittata. E poi abbiamo la turbo, ovviamente, che arriviamo a 3000 lumen e 300 metri di gittata. Qui non ci indica la durata, perché ovviamente sono torce che scaldano molto a 3000 lumens, quindi dopo un minuto scarso, un minuto e qualcosa, lei scende di intensità, ovviamente. Bene, ovviamente, come vi dicevo, è resistente alle cadute da 1 metro ed è IP54. Quindi ragazzi, abbiamo visto come le caratteristiche di questa IMWIN EI4. Io direi di passare alla sorella maggiore, che è la ET4. Quindi ragazzi, messa da parte un attimo la EI4, concentriamoci sulla ET4, che qui infatti è quella più potente con 3500 lumens. Ma andiamo a vedere un attimo quello che dice la scatola. Abbiamo quindi 3500 lumens, una gittata 380 metri, resiste dagli impatti da 2 metri, mentre questa era da 1 metro, e poi questa è IP68, mentre questa era IP54. E da questa parte vediamo pure la batteria, che invece di questa era 1700, questa già saliamo a 3800, quindi più del doppio. Anche questa c'ha la clip e il suo cavetto di ricarica. Bene, ma tiriamo fuori la nostra torcia, ed eccola qui, e vediamo cosa c'è dentro. Come in questa della EI4, anche qui abbiamo il manuale di istruzioni con presente la lingua italiana. Poi il cavetto di ricarica, anche qui abbiamo Type-C tipo e di tipo A, praticamente identico a quell'altro. E poi abbiamo qui
il nostro laccetto per il polso, ve lo apro, faccio vedere che è un po' diverso da quello della EI4. Questo qui infatti è, vedete, regolabile, fatti molto bene, leggermente elastico. Devo dire che sono fatti bene questi cordini, meglio della concorrenza. Va bene, mettiamo da parte un attimo queste cose e vediamo la nostra torcia che avevo messo qui, eccola qui. E qui abbiamo la nostra bella torcia, la ET4 della Aimwin. Qui abbiamo un pulsante fisico di blocco e sblocco, sentite il rumore? Dà veramente un senso di solidità. E qui abbiamo la sua entrata per la ricarica, la porticina qui Type-C, ingresso Type-C. Questa clip veramente generosa, non si può aprire in nessun modo, soltanto questo qui, se in caso si rompe il vetro potete andarlo a sostituire. Se si dovesse rompere questo qui si può sostituire, ecco qua. Però voglio dire, è difficile anche perché non è a livello ma è sotto, quindi ha questa zigrinatura, questo rialzo, vedete? Non so se riesco a farvelo vedere, che comunque protegge il vetro. Quindi adesso ragazzi vediamo come funziona. Come vedete qui c'è un lucchetto, perché questo, come vi dicevo, è il blocco fisico, il pulsante di blocco fisico. Perciò andiamo a sbloccare, perché quando è bloccata non funziona nulla, vedete? Il pulsante di accensione e spegnimento ha due corse, ha questa media e poi quella più a fondo. Quindi andiamo a sbloccare e spremiamo fino in fondo. Ed ecco qui che si è accesa nell'ultima modalità. Quindi andiamo, ecco qui, questa è la modalità ultra bassa. Poi andiamo alla modalità bassa, media, alta e poi quella che tenendo premuto leggermente è quella che loro chiamano ricerca, questa qui. Vedete che cambia il tipo di fascio luminoso, diventa più diffusa, vedete? Si vede più questo concentrato al centro anche. Questa è quella che sarebbe la ricerca. Tenendo ancora premuto, più forte, andiamo alla turbo. E già qui non potete più toccarlo perché comunque scalda tantissimo. Come vedete qui sopra ci sono dei LED. Quelli sono gli indicatori di carica della batteria, infatti c'è anche il simbolino della batteria lì, vedete? Quindi sono accesi tutte e quattro, vuol dire che è al 100%, perché sono un LED 25%, 50%, 75% e 100%. Quindi premiamo e spegniamo. Da questa posizione qui possiamo andare in modalità ricerca, facendo andare il tasto a mezza corsa, eccola qui, tenendo premuto completo, andiamo a turbo e si spegne. Bene. Questo era un po' il funzionamento. Adesso, come al solito, andiamo a prendere il nostro libricino di istruzioni, dove, come vi dicevo, ovviamente anche qui abbiamo la lingua italiana. Vi metto anche questo qui a schermo e così andiamo a vedere un attimo la potenza, le modalità di questa torcia. Bene ragazzi. Allora, andiamo a iniziare dalla più bassa, che sarebbe l'ultra bassa, qui la scrivono con la X ma è la ultra bassa, che sono 5 lumen, durano 57 ore e ha una gittata di 20 metri. Poi passiamo alla bassa, che ha 70 lumen, 24 ore di funzionamento e 85 metri di gittata. Andiamo alla media con 300 lumen, 5 ore di durata, 173 metri di gittata. La alta sono 1100 lumen, 4 ore di durata e 200 metri di distanza. Poi quella che loro chiamano ricerca, che infatti è scritto luce puntiforme, che sono 1500 lumen, 380 metri di distanza. Che siccome ha quella puntiforme, diciamo che riesce a penetrare, andare più distante della turbo, perché la turbo infatti sotto c'è scritto luce diffusa, ma qui la potenza della turbo sono 3500 lumen e ha 330 metri di gittata. Qui non sono indicate né nella turbo né nella quella ricerca la durata, perché comunque la torcia veramente va veramente sotto sforzo, che sono, diciamo, funzionalità che si usano per pochissimo tempo. Bene ragazzi, mi sono dimenticato forse di dirvi le dimensioni. Sono 113 mm di lunghezza, il diametro alla testa è di 23 mm, mentre il diametro del tubo è di 22,6 mm, un peso di 100 grammi clip inclusa. Bene ragazzi,
Queste erano le nostre due bellissime torce della IMEWIN. Adesso io direi di andare in campagna, come al solito, e andare a vedere al buio come si comportano. Andiamola a testare. Ragazzi, iniziamo il nostro test con la IMEWIN EI4, cioè quella piatta da 3000 lumen massimi. Siamo qui, siamo con la luce ultra bassa, ragazzi, questa è la ultra bassa. Andiamo a fare mezzo scatto ed ecco qui che andiamo alla bassa. Ovviamente, ragazzi, in sovraimpressione mi metto sia i lumen che la durata. Poi andiamo alla media, guardate qui già la media quanta luce riesce a fare. Andiamo alla alta e poi pulsante quello rapido andiamo ad azionare la turbo. Eccola qua, ragazzi, guardate che fascio luminoso la turbo. Quindi ripremiamo, ritorniamo, come vi dicevo, ultra bassa, bassa, media, alta, tasto rapido e andiamo alla turbo. Bene, ragazzi, questa qui era la EI4. Posiamolo un attimo e andiamo a prendere la nostra ET4. Accendiamola, eccola qua, questa era l'ultima modalità, un attimo che... ed ecco qui che siamo alla ultra bassa della ET4, ragazzi. Abbiamo lasciato la EI4 e adesso abbiamo la ET4. Come al solito vediamo il punto di riferimento, la collinetta qui di fronte. Intanto vediamo l'alberello. Anche di questa vi metterò in sovraimpressione, ovviamente, lumen e durata. Questa è la bassa, media, alta, poi mezzo clic e andiamo in ricerca, la modalità quella Search, vedete che il fascio luminoso è concentrato al centro. Premiamo a fondo e si allarga la visuale con la turbo. Guardate che luce, ragazzi, questa si vede un po' la differenza in confronto a quell'altra. Ripremiamo e spegniamo, quindi accendiamo e ritorniamo alla ultra bassa. Rifacciamo una carrellata, ultra bassa, bassa, e già la bassa, guardate dove arriva, questa sarebbe la bassa, media, alta, modalità ricerca, fascio concentrato al centro e qua la turbo. Bene, riaccendiamo, riandiamo a riprendere la nostra torcia che avevo lasciata qui perché si era surriscaldata un po'. Quindi, ragazzi, adesso rientriamo e andiamo a tirare le conclusioni finali su questa torcia. Vi dico due parole sul prezzo, su qualche altra caratteristica e basta. Rientriamo. Beh, ragazzi, ed eccoci qui alla conclusione. Quindi abbiamo qui la EI4 e la ET4, ambedue dimostrano esattamente l'impronta tattica di IMEWIN, potenza pura e qualità costruttiva indiscutibile. Da un lato abbiamo la EI4, design ultra piatto e pratico, perfetto per chi cerca la massima comodità in EDC per tutti i giorni, e poi abbiamo qui la ET4 che è una vera e propria bomba da prestazioni, ragazzi, veramente potente, gittata più di 380 metri, 3500 lumen e poi ottimo anche il look fisico qua per bloccarla. Beh, ragazzi, fatemi sapere nei commenti quale delle due preferite. Mi raccomando, il miglior modo per sostenere il canale è quello di lasciarmi un commento, oltre a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche e mettere un bel mi piace a questo video, ovviamente. Beh, ragazzi, per questo video io direi che è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga!